Buongiorno a tutti e bentornati al Caffè Letterario. Oggi ragazzi continuiamo la nostra analisi del novellino di questo autore anonimo della fine del 200. Siamo arrivati al capitolo 3 e la storia è la numero 2 perché il primo capitolo è di introduzione e oggi parleremo di un savio greco che un re teneva in prigione come giudicò d'uno destriere. Quindi vedremo da un lato un uomo saggio che però è ridotto in schiavitù, dall'altro un uomo potente, vedremo quale sarà il suo ruolo, e questo appunto schiavo che verrà chiamato per giudicare un cavallo. E in questa storia la protagonista indiscussa è la bella risposta che dà sempre questo schiavo. Quindi, come abbiamo già visto dal primo capitolo, dove si parla di belle cortesie, di bei risposi, di belle valentie e di doni, qui invece si parlerà del motto di spirito, della parola, l'uso della parola che può salvare una vita umana. In questo caso indurrà il sovrano a riflettere e a capire il proprio errore. Nelle parti di Grecia, quindi siamo in Europa, siamo in Grecia, c'era un signore che portava corona di re e aveva un grande reame, quindi un grande re il cui nome era Filippo, il quale teneva in prigione uno schiavo greco. Da un lato abbiamo dei signori potenti che spesso non sono molto saggi o che non si rendono conto di commettere ingiustizie, dall'altro lato i saggi, quindi le persone colte, le persone realmente intelligenti, quelle che se messe al governo saprebbero davvero risolvere i problemi dei cittadini o comunque riuscirebbero a governare un paese in maniera saggia, retta, sono invece in prigione, cioè non sono nei posti di comando. E questo è un altro concetto che ritroveremo anche nelle Mille e una notte. E c'è un motto appunto all'interno che recita: quanti stupidi sono al potere e quanti saggi invece sono nell'ombra. E questo savio greco era di tanta sapienza che nello intelletto suo passava oltre le stelle, cioè era così colto, così esperto nelle cose naturali, cioè nella conoscenza del mondo, che la sua sapienza addirittura andava oltre le stelle, cioè davvero una conoscenza infinita che abbracciava tutto lo scibile umano praticamente. Però dice, un giorno avvenne che a questo signore, cioè che a questo sovrano, fu appresentato delle parti di Spagna un nobile destriere, quindi gli viene regalato un cavallo spagnolo molto bello, di grande valore, però vorrebbe conoscere tutte le qualità, tutti i valori, tutte le prodezze di questa creatura nobile e molto bella, e per questo motivo addomandò lo signore maniscalchi, cioè gli esperti dei cavalli, per sapere la bontà, quindi il valore di questo destriero, e fu lì detto che in sua prigione aveva lo sovrano maestro intendente di tutte le cose, cioè nelle sue prigioni c'era un saggio greco che conosceva la risposta a qualsiasi domanda. Come spesso accade, viene fatto convocare per porre appunto il quesito. Fece menare il destriere al campo e fece trarre il greco di prigione e disseli: maestro, avvisa questo destriere, avvisa, cioè guarda, fissa attentamente questo cavallo, che m'è fatto conto che tu sei molto saputo, poiché mi è stato detto che sei molto saputo, che sei molto colto, che conosci molte cose. E il greco avvisò il cavallo e disse, quindi guarda il cavallo e poi risponde: messere. Questo è un titolo che si dava soltanto ai nobili, non a tutte le persone come siamo abituati a vedere nei film. È un titolo elevato, nobile, quindi che era riservato a pochi, e infatti questo è un sovrano. Messere, lo cavallo è di bella guisa, quindi di bella fattura. Questo però ti dico che il cavallo è nutricato a latte d'asina, quindi guardandolo nota che il cavallo è stato nutrito finora con il latte d'asina. Il re, che però non crede subito a questa risposta, manda degli ambasciatori in Spagna, insomma fa tutte le sue indagini e scopre che effettivamente è proprio così, perché la mamma del cavallo, quindi la cavalla che lo aveva appunto partorito, era morta. Un giorno poi avvenne che lo re adunò le sue pietre preziose e rimandò per questo prigione greco e disse, quindi raduna tutte le sue pietre preziose e le mostra di nuovo a questo saggio greco che si trova ancora in prigione. E che cosa gli chiede? Maestro, tu sei di grande sapere e credo che di tutte le cose ti intendi, tu sai tutto, dimmi se ti intendi della virtù delle pietre, quale ti sembra di più ricca valuta. Quindi vuole
vuole sapere qual è tra tutte queste pietre la più preziosa. Noteremo nel corso della lettura che in totale lui rivolge ben 3 quesiti al savio greco, e non è un caso, no? 3 domande oppure 3 prove è un topos classico all'interno dei racconti, risalgono al mondo antico, al mondo greco-romano. Gesù stesso fu tentato più di una volta, quindi non è una cosa così rara, e alla fine delle 3 prove chi le supera poi riceve un premio, come succede in questo caso. Il greco le guarda, poi che cosa dice? Messere, voi quale avete più cara? Quindi qual è quella a cui tenete di più? Lui ne prende una, gliela mostra, se la mette nella mano e sente qualcosa. E che cosa risponde al sovrano? Che in quella pietra dimora un verme. Che cosa fa il re? La fa rompere e dentro trova proprio un verme. Il sovrano, stupito per la grande maestria, per la grande sapienza di questo schiavo, ordina che gli venga dato un pane intero al giorno. Dopo aver risposto bene alla domanda sul cavallo, aveva ordinato di dare mezzo pane, quindi prima mezzo pane, ora un pane intero, a spese della corte naturalmente, quindi lo nutre bene mentre si trova in carcere. Passa del tempo e il sovrano teme di non essere figlio di questi sovrani, quindi teme che o il padre o la madre non siano i veri genitori. Manda a chiamare lo schiavo di nascosto, confessa questi suoi timori e gli chiede un parere, gli chiede un consiglio. Che cosa risponde il greco? Messere, che domanda mi fate voi? Voi sapete bene che voi foste figliuolo di coltal padre. Ma il re rispose: non mi rispondere a grado, cioè non darmi la risposta che vorrei sentire, ma dimmi veramente ciò che è, quindi rispondimi sinceramente senza aver timore di ripercussioni, perché dice: se tu mi mentirai di mala morte ti farò morire, quindi ti darò una cattiva morte, ti ucciderò. E di fronte alla minaccia allora il greco risponde in maniera sincera e dice: io vi dico che voi foste figliuolo d'uno pistore, cioè figliuolo di un fornaio. E non dice altro. Il sovrano fa tutte le sue ricerche, costringe la madre a rivelare la verità e la madre confessa che il padre è effettivamente un fornaio. Immaginate lo stupore del sovrano quando viene a sapere questa cosa. Maestro mio, grande prova ho veduto della tua sapienza, pregoti che mi dichi come queste cose tu le sai. Cioè, di fronte a così un grande ingegno, di fronte a tanta cultura, il re stupito vuole sapere come abbia fatto, ma la risposta è molto semplice, tutto è basato sulla logica, basta ragionare. Quindi questa persona, perché i filosofi una volta chi erano? Erano gli studiosi della natura, filosofi naturali, quindi si limitano ad osservare, quindi si limitano alla conoscenza che passa attraverso i 5 sensi. Messere, io ve lo dirò, il cavallo conobbe a latte d'asina essere nodrito per proprio senno naturale, cioè guardandolo, perché a ciò che io vidi che aveva gli orecchi chinati, e ciò non è propria natura di cavallo. Avendo gli orecchi chinati lui capisce che non era stato nutrito in maniera corretta. Il verme nella pietra conobbi perché le pietre naturalmente sono fredde, io la trovai calda, e quindi che cosa pensa? Che dentro doveva esserci un essere vivente, perché non si è mai vista una pietra calda che generi calore dal suo interno senza una causa apparente. E me? Come conoscesti essere figliuolo di un pistore? E qui invece arriva la battuta, cioè il motto di spirito. Qui ricordiamo subito Chichibio Cuoco, Cisti Fornaio, Guido Cavalcanti, tutti i grandi protagonisti del Decameron, perché questo raccoglitore, quest'opera, anticipa il Decameron boccacciano. E adesso arriva il greco. Che cosa rispose? Messere, quando io vi dissi del cavallo cosa così meravigliosa, voi mi stabiliste dono d'un mezzo pane per dì, cioè mezzo pane al giorno, e poi quando della pietra vi dissi, voi mi stabiliste un pane intero. Pensate che allora m'avidi cui figliuolo voi foste, che se voi foste suto, cioè se foste stato figliuolo di re, vi sarebbe paruto poco di donarmi una nobile città, ma mi avreste dato anche un regno intero. Spesso, non l'abbiamo già visto nelle storie, quando un sovrano riceve un aiuto, subito gli dona terre, case, città, e tutto gli sembra
sembra poco, e invece questo gli dona mezzo pane, poi un pane intero, quindi dice: ho fatto 2 più 2, dovevi essere per forza il figlio di un fornaio, per cui a vostra natura parve assai di meritarmi di pane, siccome vostro padre faceva. Come per il padre sembrava moltissimo donare del pane agli altri per ringraziarli, così aveva fatto lui, però senza saperlo. E questa è la battuta, il classico motto di spirito che trae gli uomini d'impaccio. E infatti allora il re riconobbe la viltà sua e trasselo di prigione e donolli molto nobilmente. Quindi ha capito di aver sbagliato, cioè il motto di spirito serve per pungolare la sua coscienza. Il greco, senza offendere, ma in maniera molto corretta, nobile, onesta, fa comprendere a questo sovrano il suo errore. Io ti ho aiutato, ma tu mi hai lasciato comunque in prigione, mi hai ricompensato in maniera insufficiente, indegna, immorale quasi. Quindi vedete, l'altro insegnamento qual è? Non solo che la parola salva la vita umana, ma che soprattutto noi possiamo far notare le cose, possiamo davvero rivolgere una critica costruttiva a chiunque, ai nostri insegnanti, agli alunni, in qualsiasi campo della vita, senza essere violenti, senza essere offensivi. Quanto facilmente oggi ci si offende anche per delle stupidaggini, subito si passa ai litigi, alle offese, agli avvocati, alle minacce, alle denunce, quando basterebbe in realtà parlarsi. Non costruiamo muri, costruiamo ponti, cerchiamo sempre il dialogo, anche quando non siamo d'accordo, lo vediamo anche in politica. Mai denigrare l'avversario è davvero una cosa meschina. Quando uno la pensa diversamente, portiamo delle argomentazioni a sostegno delle nostre tesi, cerchiamo di concentrarci sui contenuti, non sulla persona, cioè non sull'avversario, perché altrimenti finisce sempre in litigi, in luoghi comuni, e non ne veniamo mai fuori. I problemi rimangono sempre lì, non si risolvono. Quindi vedete quanti insegnamenti possiamo trarre dal nostro passato. Abbiamo un patrimonio immenso, pazzesco, bisogna studiare, bisogna appassionarsi della lettura, della letteratura soprattutto, ma non solo di quella italiana, anche e soprattutto di quella latina, perché davvero abbiamo un patrimonio, una saggezza, delle conoscenze che veramente, se applicate, se riscoperte, potrebbero cambiare la nostra società da così a così in 5 minuti. Quindi davvero diffondete la cultura, pensate sempre con la vostra testa, non abituatevi mai al pensiero unico, al pensiero dominante, non lasciate che siano gli altri a decidere per voi. Anche alle ultime elezioni un astensionismo pazzesco, siate voi i protagonisti della vostra vita, soprattutto cercate dentro di voi la vostra voce, difendete le vostre idee, non lasciate nelle mani degli altri il destino della vostra felicità, come diceva anche Seneca. Ci vediamo alla prossima lezione.